Ma voi vi ricordate come si è svolto il risorgimento italiano? Ci sono 4 eroi: Garibaldi, Cavour, Vittorio Emanuele II e Mazzini, che insieme organizzarono una spedizione per unire l'Italia. Perseguendo gli ideali di Mazzini, Vittorio Emanuele e Cavour ordinarono a Garibaldi di liberare il Sud Italia coi suoi 1000 volontari. Garibaldi partì da Quarto, sbarcò a Marsala e conquistò la Sicilia. Vittorio attaccò da nord e i due si incontrarono a Teano, dove Garibaldi consegnò al sud al nuovo re d'Italia. Successivamente Garibaldi conquistò Roma con la breccia di Porta Pia, completando l'Unione d'Italia. Più o meno è andata così, giusto? Sbagliato! Ecco che cosa succederebbe veramente se mettessimo queste 4 persone chiuse in una stanza. Ma come mai si odiavano così tanto? Partiamo dall'unica cosa che avevano in comune: volevano un'Italia unita. Il problema era come volevano che fosse l'Italia unita. Garibaldi e Mazzini volevano la Repubblica, mentre Cavour e Vittorio una monarchia. E la lista andrebbe avanti all'infinito. Ma quindi come hanno fatto 4 persone così diverse tra loro ad unire l'Italia? Per arrivare a questa risposta bisogna fare qualche passo indietro. Da circa 1200 anni l'Italia era sempre stata divisa, contesa tra le varie potenze europee. Concluse le guerre napoleoniche, le potenze europee ridisegnarono i confini della penisola in questa maniera. Il regno delle 2 Sicilie governato dai Borboni. Lo Stato Pontificio con Papa Pio IX al comando. Il Regno di Sardegna con Carlo Alberto come sovrano. Il Granducato di Toscana e altri ducati minori che si trovavano sotto l'influenza austriaca. Infine il Lombardo-Veneto, controllato direttamente dall'Austria. Ah già! C'era anche il piccolo Stato di San Marino. A partire dal 1815 crebbero le ostilità verso le forze straniere e le dinastie italiane e si concretizzarono col moto dei Carbonari. No, questo era il loro simbolo. Le prime rivolte scoppiarono tra gli anni 20 e 30, ma però furono represse in tutta Italia. Un giovane Giuseppe Mazzini si unì ai Carbonari, ma venne arrestato e condannato all'esilio a Marsiglia. Da lì Mazzini fondò la Giovine Italia, la prima associazione atta a infondere uno spirito patriottico italiano. La Giovine Italia pubblicò manifesti unitari e invitò il popolo a scacciare gli stranieri dalla penisola. Come simbolo fu scelto un tricolore già utilizzato qualche decennio prima. I manifesti e gli ideali di questo gruppo si diffusero rapidamente e Mazzini chiese al re di Sardegna Carlo Alberto di unirsi alla causa italiana. Per tutta risposta, Carlo Alberto represse i moti mazziniani e la Giovine Italia venne etichettata da tutti i governi come un'associazione terroristica. Il tricolore venne bandito e Mazzini fu condannato a morte. Per questi motivi Mazzini fu costretto a vivere come latitante per quasi tutto il resto della sua vita. Poco tempo dopo si unì alla Giovine Italia un certo Giuseppe Garibaldi, che nel 1834 tentò un'insurrezione a Genova, ma le autorità piemontesi lo scoprirono e lo condannarono a morte. Perciò Garibaldi andò in esilio in Sud America. Passarono gli anni e nel 1847 un giovane ventenne di nome Goffredo Mameli, ispirato dagli ideali di Mazzini, scrisse un poema intitolato Il canto degli italiani, che fece musicare da Michele Novaro. L'intento della canzone era quello di incitare i popoli italiani a ritrovare lo spirito patriottico e scacciare l'invasore straniero. Il canto divenne subito popolare, ma fu bandito da tutti i governi italiani perché era visto come sovversivo. Arrivò il 1848 e Palermo si ribellò ai Borboni, chiedendo l'indipendenza della Sicilia. Le rivolte furono feroci e i siciliani riuscirono a cacciare i Borboni, proclamando la nascita del Regno di Sicilia. Sulla scia degli eventi siciliani, i moti rivoluzionari si scatenarono in tutto il resto d'Italia ed Europa. Le proteste furono molto più violente rispetto a quelle precedenti. Nel tentativo di contenere le rivoluzioni, i sovrani italiani concessero una Costituzione. In particolare Carlo Alberto emanò lo Statuto Albertino, cedendo parte dei suoi poteri al Parlamento.
Nel frattempo Venezia insorse e fu proclamata la Repubblica di San Marco. Milano fece altrettanto e dopo 5 giorni di feroci battaglie furono cacciate le forze austriache guidate dal comandante Radetzky. Anche altre città lombarde e venete insorsero e gli austriaci furono costretti alla fuga. Vedendo le truppe austriache indebolite e in fuga, Carlo Alberto dichiarò guerra all'Austria. Questo fu l'inizio della prima guerra di indipendenza. Presi dall'entusiasmo, gli altri stati italiani si unirono alla guerra, inviando i loro eserciti in aiuto al Piemonte. Tutti cambiarono bandiera, sfoggiando il tricolore. Oddio, sono commosso! E così tutti gli italiani hanno scacciato insieme gli stranieri! Spoiler! No. Non conoscendo bene le terre lombarde, Carlo Alberto fece passare una settimana prima di passare il fiume Ticino, dando il tempo a Radetzky di rifugiarsi nel famoso Quadrilatero. Il Quadrilatero, un'area strategica con 4 fortezze, protetta a nord dalle Alpi e dal lago di Garda, a sud dal fiume Po e ai lati dai fiumi Mincio e Adige. Radetzky riuscì a fuggire all'interno di quest'area e così fu persa una grande occasione. Le truppe piemontesi avanzarono senza ostacoli fino al Quadrilatero, fermandosi sul Mincio. Intanto ad est un altro battaglione austriaco avanzava e sedava le rivoluzioni friulane, portando i rinforzi per Radetzky. Papa Pio IX decise di unirsi alla guerra, poiché all'epoca si pensava unanimemente che si sarebbe potuta creare una confederazione italiana, col Papa che sarebbe diventato una specie di re dei re. Rendendosi conto però che stava per attaccare uno Stato cattolico, Pio IX ordinò all'esercito di ritirarsi, deludendo tutti quanti. Ma il generale pontificio Durando si rifiutò di obbedire e continuò l'avanzata. Le truppe piemontesi ottennero una prima vittoria a Pastrengo, cercando poi di avanzare verso Verona, ma gli austriaci li respinsero a Santa Lucia. Nel Veneto i rinforzi austriaci si stavano avvicinando sempre di più a Radetzky, riconquistando tutte le città venete eccetto Venezia. L'esercito pontificio tentò di fermare l'avanzata, ma le truppe austriache erano troppo numerose per loro. Il regno borbonico, sotto la pressione del Papa, decise di ritirare le proprie truppe per tentare di riconquistare la Sicilia. Rimasero sul campo di battaglia solo pochi volontari. Dopo aver ricevuto i rinforzi, Radetzky tentò di aggirare le truppe piemontesi passando da sud, ma i toscani rallentarono la sua avanzata, dando il tempo ai piemontesi di prepararsi. E così a Goito Carlo Alberto respinse gli austriaci. Peschiera, una delle fortezze del Quadrilatero, cadde. Carlo Alberto fu acclamato dalla gente come il nuovo re d'Italia. Tutto sembrava andare per il meglio. Dopo aver subito la pesante sconfitta, Radetzky fu costretto a correre verso Vicenza perché la città stava insorgendo per mano del generale Durando. L'armata austriaca era molto più numerosa di quella italiana e la vittoria fu schiacciante. Carlo Alberto pensò di attaccare Verona da nord, passando da Rivoli, ma lo fece molto lentamente e poi si fermò, indeciso sul da farsi. Nel frattempo tornò in Italia Garibaldi, che era già diventato famosissimo grazie alle sue imprese in Sud America. Egli si diresse verso il Veneto e chiese a Carlo Alberto di partecipare alla guerra. Ma perché mai un repubblicano come Garibaldi chiese di unirsi al re? Egli si rese conto che per unire e liberare l'Italia l'unica possibilità era quella di affidarsi al regno di Sardegna e quindi decise di mettere da parte la causa repubblicana per quella italiana. Tuttavia Carlo Alberto si ricordava ancora dell'insurrezione del 34, perciò per lui Garibaldi era no. E così un'altra grande occasione fu sprecata. Garibaldi decise quindi di ritirarsi in Lombardia per arruolare delle truppe. Dopo aver ricevuto altri rinforzi, Radetzky si rese conto che il fronte piemontese era lungo ben 70 km, perciò decise di attaccare nel punto più fragile, ovvero a Custozza. La battaglia fu intensa e alla fine Radetzky vinse. Carlo Alberto fuggì fino a Milano, ma vista l'inarrestabile avanzata austriaca, si ritirò in Piemonte nei giorni successivi, firmando l'armistizio di Salasco. Garibaldi non intendeva mollare e tentò di respingere le forze austriache dalle Alpi, ma gli austriaci erano molto più numerosi ed equipaggiati, e al generale non rimase altro che la fuga in Svizzera.
La musica che state ascoltando e che conoscete bene fu pubblicata da Johann Strauss, che la intitolò La Marcia di Radetzky, in onore delle vittorie del maresciallo. Ricordatevelo la prossima volta che batterete le mani a ritmo. Tutti gli stati che avevano concesso la Costituzione e cambiato bandiera tornarono sui propri passi. Tranne il Regno di Sardegna, che mantenne lo Statuto Albertino. Ricordatevelo, perché è importante. Passarono mesi e sembrava che lo spirito rivoluzionario del 48 fosse già finito, ma la Repubblica di San Marco e il Regno di Sicilia stavano ancora resistendo. Tutto il centro Italia si ribellò, in particolare Roma, che si sentiva tradita dalla ritirata del Papa. Pio IX fuggì a sud e venne fondata la Repubblica Romana. La notizia fece il giro d'Italia e a Roma arrivarono rivoluzionari da tutta la penisola, tra cui Garibaldi e Goffredo Mameli. Mameli si unì alle truppe di Garibaldi per proteggere la città e poi scrisse Mazzini avvisandolo dei recenti avvenimenti. Appena saputa la notizia, Mazzini si precipitò a Roma ed entrò a far parte di un triumvirato che governava la città. L'obiettivo era quello di ottenere un riconoscimento internazionale da parte delle potenze straniere. Nel frattempo, il Piemonte tentò un nuovo attacco all'Austria, ma a causa delle incomprensioni tra i generali, le truppe erano sparpagliate. Radetzky poté così invadere il Piemonte indisturbato, costringendo il Regno di Sardegna a rientrare. Carlo Alberto tentò di fermare Radetzky, ma fu sconfitto a Novara il 23 marzo. Quello stesso giorno Carlo Alberto abdicò e gli successe il figlio Vittorio Emanuele II. Il giorno successivo Vittorio Emanuele firmò con Radetzky l'armistizio di Vignale. Vennero ripristinati i confini precedenti al 48. In cambio il Piemonte ripagò tutti i debiti di guerra. A sud, a 14 mesi dalla sua nascita, il Regno di Sicilia cadde e fu riannesso al Regno delle Due Sicilie. E ora inizia un gioco! Conquista Roma! Sponsorizzato da Papa Pio IX. Primo partecipante, Francia! Guidata da Luigi Napoleone, la Francia intendeva estendere la sua influenza sul territorio romano. Così le truppe francesi sbarcarono a Civitavecchia e tentarono l'assalto, ma furono respinte da Garibaldi. Secondo partecipante, Regno delle Due Sicilie! Papa Pio IX aveva trovato rifugio nel regno borbonico ed era intenzionato a ripigliarsi tutto quello che era suo. E così le truppe borboniche attaccarono con la benedizione del Papa. Ma Garibaldi riuscì a respingere anche loro. Terzo partecipante, Austria! Eliminato dai giochi il Piemonte, l'Austria poté reprimere le ribellioni nel resto d'Italia e provare ad estendere la sua influenza verso sud, tentando una marcia su Roma. No, non questa marcia su Roma. Quarto partecipante, Spagna! Tentata dall'occasione, la Spagna inviò una nave, ma le sue truppe erano troppo esigue e arrivarono troppo tardi per tentare una vera invasione, così si ritirarono. Con ben 4 potenze intenzionate ad assediare Roma, Mazzini capì che il suo lavoro di diplomazia era diventato ormai inutile. Vedendo gli austriaci avvicinarsi a Roma, Luigi Napoleone capì di non poter più fallire. Così inviò dei rinforzi e ordinò l'assalto finale, che durò un mese. Durante l'assedio Goffredo Mameli fu ferito e morì pochi giorni dopo a 21 anni. Vedendo i francesi bombardare Roma, il triumvirato della Repubblica Romana capì che ormai era finita e così si arrese. Mazzini fu costretto a tornare in esilio. A Garibaldi e ai suoi volontari fu concesso di fuggire attraverso i territori austriaci. Dopo 1000 peripezie, che magari racconterò in un altro video, Garibaldi riuscì a salvarsi fuggendo negli Stati Uniti. Dopo la riconquista di Roma, Pio IX poté tornare alla Santa Sede, ma mancava ancora un'ultima città ribelle: Venezia. La risposta di Radetzky non si fece attendere e, a 1 anno e mezzo dalla sua nascita, la Repubblica di San Marco cadde. Con quest'ultima battaglia, la prima guerra d'indipendenza era ufficialmente finita e tutti i precedenti confini furono ripristinati. In sintesi, le fazioni italiane persero perché non riuscirono ad allearsi tra loro. I capi pensarono solo al loro tornaconto e le truppe austriache erano più organizzate ed equipaggiate rispetto a quelle italiane.
Ma quindi questa guerra fu inutile? No! Nonostante la batosta, fu chiaro a tutti che era nato un sentimento italiano e che presto si sarebbe fatto risentire. Il seme patriottico, piantato dalla giovine Italia, stava per germogliare. Tutto è stato solamente rimandato di qualche anno. Ma ciò che importa è che finalmente l'Italia s'è desta. Nel prossimo episodio, Cavour prende il potere, Napoleone decide di aiutarci, Garibaldi raduna qualche amico, la Germania vuole che ci sbrighiamo. Questo e altro nel secondo e ultimo episodio del Risorgimento italiano.